Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi nel pre-partita del big match che dovremo giocare domenica al Maradona, Napoli-Milan, la prima delle tre sfide che infiammeranno questo mese di aprile. Andiamo a fare il pre-partita, andiamo a rivivere un attimo ciò che è stata la partita dell'andata, vedremo le probabili formazioni anche se potranno cambiare prima dell'inizio del match. Ho preparato qualche screenshot per andare nel dettaglio. Cominciamo. Allora, il Napoli si presenta a questa sfida da capolista con un vantaggio cospicuo in campionato, però è una partita di snodo per decifrare più o meno anche come possa andare comunque la doppia sfida in Champions, perché si gioca tra 10 giorni e tra domenica e 10 giorni dopo non cambieranno molte cose, salvo qualche affaticamento, qualche infortunio, non si sa, però possiamo, secondo me, tirare qualche somma a fine partita dopo lo scontro di campionato per vedere più che altro come arriviamo tutte e due alla sfida Champions. Cominciamo, andiamo a rivedere le statistiche in primis della partita di andata, così ci possiamo fare un'idea e ricordiamo anche come è andata la partita. Ve le metto qui, mi sposto un attimo, ecco qua. Il possesso palla quasi uguale, tiri totali favorevoli al Milan, anche se nei tiri nello specchio siamo lì 5-4 per il Milan, un palo preso dal Milan, un solo legno, un solo fuorigioco e 0 al Napoli, meno falli per il Napoli nei confronti del Milan, ma lo si sapeva, in Serie A il Napoli è la squadra più corretta a livello statistico, 4 ammonizioni per il Milan, 3 per il Napoli, 0 espulsioni. Allora, io ricordo la partita per come è andata, il Milan ha fatto una grandissima partita, l'ha vinta secondo me anche Spalletti dalla panchina. Perché? Perché se ricordiamo bene, al 66esimo c'è il doppio cambio, mi metto un attimo la formazione del Napoli che dovrebbe essere questa, eccola qua. Il Napoli gioca con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Mario Rui, Anguissalo, Botteghe e Zielinski, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Non c'era Osimhen per infortunio. Spalletti secondo me vinse la partita con un cambio al 66esimo, uscirono Politano e Raspadori ed entrarono Zerbin e Simeone. Zerbin si mise a destra al posto di Politano perché Spalletti lo sta usando quando entra, comunque dove capita, sia a destra che a sinistra Zerbin. Tanto di cappello da questo punto di vista, perché Spalletti sta puntando comunque quando può sui giovani e sulla panchina, e Simeone fu il cambio azzeccato perché dalla triangolazione con Mario Rui e il cross dalla sinistra nacque il 2-1, partita finita, vinse il Napoli 2-1. Non possiamo dire con demerito perché la partita è stata giocata da ambedue le squadre, però negli scontri diretti ci può anche essere l'episodio che ti fa vincere la partita. Comunque il Napoli vinse 2-1 a Milano con gol di Simeone che ricordiamo tutti. La partita di ritorno non credo che sarà la stessa dell'andata per quanto riguarda, secondo me, l'approccio del Napoli, perché il Napoli approcciò la partita forse un po' attendista nei confronti del Milan per vedere comunque prima l'avversario come si comportava e poi piazzare la zampata. Così fu e la partita andò ovviamente come Spalletti l'aveva preimpostata. Il Milan all'andata giocò con questo 11: Magnan, Calabria, Kier, Tomori, Hernandez, Bennaser e Tonali, 2 di centrocampo, Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic dietro l'unica punta che era Giroud. Scusate se mi sono nascosto. E secondo me sarà quasi la stessa formazione che Pioli schiererà domenica. Torniamo un attimo una settimana indietro, o meglio, alla giornata precedente di campionato, dove il Milan ha preso 3 palloni con l'Udinese. Io da tifoso del Napoli avrei voluto vivamente che il Milan
vinceva quella partita per non cambiare le carte in tavola, per non rimuginare su un risultato negativo e venire a Napoli ovviamente ancora di più col sangue agli occhi. Però in settimana e subito dopo l'Udinese già ci sono state delle interviste e delle dichiarazioni di Pioli per quanto riguarda l'assetto tattico del Milan. Il Milan tornerà con la difesa a 4 perché fino adesso ha giocato con una difesa a 3 ma ha preso troppi gol, quindi si cambierà questo assetto e credo che il Milan torni a Napoli con la stessa formazione dell'andata, cambiando gli elementi, ma con quattro difensori sicuramente, togliendo definitivamente questa difesa a 3 che non ha portato a niente di buono, perché il Milan da gennaio a questa parte alti e bassi e non ha trovato ancora una sorta di amalgama tattica, diciamo così. Le formazioni che ci dà la Gazzetta, che sono sicuramente sbagliate, sono queste. Non sono sbagliate del tutto, però vediamo un Napoli, lo stesso Napoli dell'andata, con Olivera e Lozano al posto di Mario Rui e Politano che giocarono all'andata, e con Osimhen che farà parte della partita perché all'andata era infortunato. Solo che la Gazzetta, almeno per quello che ho letto io, Olivera e Lozano non sono favoriti su Politano e Mario Rui per il fatto dei fusi orari e per il fatto del viaggio più lungo nei loro rispettivi impegni con le nazionali, quindi credo che per il Napoli giocheranno Mario Rui e Politano con la stessa formazione che poi vedete qui. Il Milan si presenterà con Magnani in porta, Hernandez, Tomori, Thiaw al posto di Kier, Calabria, sempre Tonali e Bennaser a centrocampo, Leao, Diaz, Saelemaekers e Giroud, anche se Diaz è da valutare per qualche affaticamento. Questa sarà molto probabilmente la formazione del Milan e quella del Napoli. Lo snodo secondo me tattico è differente ovviamente dalla partita di andata, sarà proprio nell'impiego di Osimhen, che all'andata era infortunato e al ritorno ci sarà con la sua mascherina e la sua cresta bionda. Speriamo che porti i 3 punti al Napoli. E dico sarà uno snodo tattico perché con Osimhen il Napoli può permettersi una soluzione in più, che è quella di non dover per forza arrivare palla a terra servendo gli attaccanti, ma può anche permettersi un lancio dalla difesa col quale Osimhen può fare a sbracciate con i difensori avversari, far salire la squadra. Ovviamente si inseriranno poi i centrocampisti e si allargherà il gioco, quindi hai un'opzione in più da poter mettere ovviamente nell'andazzo della partita. Quindi secondo me snodo tattico importantissimo, giocandolo con Osimhen senza Raspadori, perché all'andata giocò Raspadori, anche se la felicità mia e di tutti i tifosi del Napoli è aver ritrovato Raspadori dopo l'infortunio, perché ha fatto tutta la sessione in gruppo ieri e anche l'altro ieri, quindi giocatore completamente recuperato dall'infortunio, è fondamentale per questo Napoli, perché Raspadori tra tutti gli attaccanti e le alternative che abbiamo in panchina è il giocatore più imprevedibile. Lo puoi far giocare da esterno, lo puoi far giocare trequartista, lo puoi mettere a prima punta al posto di Osimhen come falso 9, diciamo, alla Mertens. Quindi è il giocatore più duttile. Poi ci sono le alternative, c'è Simeone, c'è Elmas che scalpita in panchina, ci sono tantissimi calciatori che hanno sempre fatto bene ogni qualvolta sono stati chiamati in causa. Spero vivamente, da tifoso del Napoli, vinca il migliore sicuramente nello scontro diretto, però mi auguro che sia una partita all'insegna del gioco, del calcio giocato, e non una partita come è stata Napoli-Lazio, non perché il Napoli ha perso e allora voi mi dite vabbè, ma quello perché ha perso, allora tu quando perdi dici sempre queste cose. No, perché Napoli-Lazio è stata una partita chiusa a livello tattico, perché Sarri è venuto a Napoli giocando nell'unico modo possibile
per poter prendere quantomeno gol possibile, ci è riuscito, non prendendone nemmeno uno e segnando l'1-0 con un grandissimo gol di Vesino. Partita meritata, 3 punti meritati, però dal punto di vista dell'occhio, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi spero in una partita più aperta e calcio spettacolo, perché Napoli-Milan, se la leggiamo solo dai nomi delle due squadre, è una partita dalla quale ci si aspetta uno spettacolo infinito. Detto questo, ragazzi, questo era per quanto riguarda Napoli-Milan, pre-partita. Ci vediamo nel prossimo video, restate sintonizzati perché parleremo ancora di Serie A questa settimana, cominceranno le sfide domani e domenica sera si concluderà con questo big match, anche se ci sono 2 partite lunedì, mi sembra. Non voglio andare errato, ma mi sembra che sia così. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ciao!